Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel the second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. Questa storia termina così, con un balzo dal 24° piano del Mandarin Oriental Hotel di Hong Kong, il 1 aprile del 2003. Anche se le motivazioni restano tutt'oggi assurde, il colpevole di tutto ciò sembra essere uno tra i mali più insidiosi e meschini, la depressione. Nonostante questo, il trasporto della gente e il riconoscimento che viene tributato a Gorgor, giorno dopo giorno, anno dopo anno, commemorazione dopo commemorazione, è ancora qualcosa di unico nel suo genere. Gorgor, ovvero fratello maggiore. Forse vi risulterà più familiare se chiamato col suo nome d'arte, Leslie Cheung. Un volto angelico ed affascinante, capace di interpretare con profonda sensibilità le varie sfaccettature dell'animo umano, uomini sensibili trasportati dai loro sentimenti, o personalità deviate, capaci di macchiarsi di atti orribili. Ma Leslie Cheung era soprattutto una voce, un suono unico e nostalgico che ha portato il pop cantonese ai suoi massimi livelli. 這分鐘卻掛念誰？我會說是唯獨你不可失去。好風光似幻似虛，誰明人生樂趣？ Non ci soffermeremo su Leslie Cheung, musicista, e i suoi oltre 40 album pubblicati in carriera, sulla sua intimità più privata, ma ci concentreremo su Leslie attore e alcuni tra i suoi oltre 50 film, e questo, quello di cui parleremo, è quello che ci interessa di più. Leslie Cheung nasce a Kowloon da una famiglia benestante. Il papà era un sarto molto noto che aveva curato gli abiti a personalità attoriali del mondo del cinema, anche di quello occidentale. Alcuni suoi clienti erano molto facoltosi. I suoi genitori divorziarono quando Leslie era molto piccolo. Sarà allevato dalla nonna e Leslie sarà per sempre condizionato da questo aspetto della sua vita familiare. Passa il suo periodo scolastico in Inghilterra, dove lavorando in un ristorante gestito da alcuni parenti, intrattiene i clienti cantando. Ed è proprio in quel periodo che sceglie personalmente il nome Leslie, sia perché apprezza il film Via col vento, ma soprattutto per la passione che nutre per l'attore Leslie Howard. Dopo aver firmato un contratto con un emittente locale, tra il 70 e l'80, Leslie inizia a muovere i primi passi nello spettacolo interpretando dei drammi televisivi che lo faranno conoscere nel sud-est asiatico. Proprio nel 2004, durante la prima commemorazione della sua scomparsa avvenuta l'anno prima, verranno programmati in suo onore 2 cortometraggi televisivi inediti e mai andati in onda. Uno si chiamava City of Sand e l'altro Women of 33, dove ad affiancarlo c'è niente meno che la star del cinema di arti marziali taiwanese Cheng Pei-Pei. Ma è con un trittico di grandi registi che Leslie Cheung lascia un'impronta indelebile nel mondo cinematografico, e sto parlando di Patrick Tam, John Woo e Wong Kar-wai. Nel 1982, con il film Nomad, il terzo lungometraggio del controverso regista Patrick Tam, Leslie segna il suo primo centro nella sua filmografia.
Nomad è considerato uno dei titoli principali della New Wave di Hong Kong e racconta lo spaesamento di un gruppo di 4 amici che passano le giornate insieme tra vacanze amichevoli e al contempo annoiate ed interrotte bruscamente da un imprevisto legato al passato di una di loro. Il film riceve varie nomination agli Hong Kong Film Award ed è uno sguardo sensibile sulla deriva di alcuni giovani e al contempo un tributo alla cultura cantonese. Con alcuni richiami alla nouvelle vague, Nomad tratteggia la quotidianità che scivola lentamente attraverso la noia e il nichilismo, alternati da vampate di sensualità e scoppi di violenza che diventeranno tipici del cinema di Tam. A Better Tomorrow è il titolo che probabilmente gli conferisce la notorietà e il successo al botteghino. Leslie fa parte di un cast di stelle di Hong Kong insieme a Thi Lung, uno dei volti storici del cinema delle produzioni Shaw Brothers, e all'iconico Chow Yun-fat. La produzione è di Tsui Hark e la regia è del talentuoso John Woo e non poteva non uscirne un capolavoro. Leslie interpreta Kit, fratello di Oh, interpretato a sua volta da Thi Lung. Quest'ultimo è un ex criminale attaccato ai vecchi codici d'onore, mentre Kit è un poliziotto irreprensibile che combatte contro la brutta nomea che il fratello possiede nell'ambiente e che condiziona irrimediabilmente la sua carriera. Sono tante le scene in cui Leslie dimostra una grande bravura nell'interpretare il suo personaggio, sempre in contrasto con il fratello e schiacciato dalle pressioni esterne. A Better Tomorrow è un vero classico del cinema di Hong Kong, che vi invito a recuperare ed approfondire. Se volete ho anche dedicato un video a tal proposito proprio sul mio canale dove vi spiego come nasce il progetto, come si è evoluto, che cosa ha influenzato e lo trovate nella mia sezione review, sempre sul mio canale. È con Storie di fantasmi cinesi che Leslie Cheung ha l'opportunità di incrementare la sua fama e di diventare un sex symbol. A Chinese Ghost Story è l'emblema dei film fantasy romantici mescolati alla mitologia cinese. Non ha uguali come punto di riferimento nel genere ed è un cult assoluto tra i migliori film di Hong Kong. Il comparto tecnico era talmente fortunato che non poteva non nascerne un piccolo capolavoro. Tsui Hark, probabilmente il regista e produttore più tecnico e sperimentale che Hong Kong abbia mai conosciuto, produce questo splendido adattamento diretto da Ching Siu-tung e tratto da alcune storie di Pung Song Ling, il celebre scrittore cinese del 1600 che filmò alcuni tra i racconti popolari più celebri e più sfruttati dal mondo del cinema. Questa volta Leslie è un impacciato esattore che rimane infatuato dalla splendida Siu Sin, una graziosa fanciulla interpretata da Joy Wong al massimo della sua bellezza. Ma egli in realtà è un fantasma, tenuta schiava dal malefico demone chiamato Demone Albero. Anche per questo imperdibile film, in particolare appunto un Wuxia, trovate un mio approfondimento specifico sempre sul mio canale e basta andare nella sezione review. L'incursione di Wong Kar-wai nel Wuxia, secondo il suo personalissimo stile, è magnetico e appagante. I tempi dilatati e le inquadrature ricercate conferiscono a Leslie Cheung un magnetismo ulteriore. Il suo personaggio è uno spadaccino solitario che vive nel deserto e la sua solitudine verrà interrotta dalla visita di un suo amico e di una ragazza in cerca di vendetta. Proprio come i tempi dilatati che caratterizzano il racconto, anche la realizzazione della pellicola ha impiegato molto tempo e varie problematiche tecniche. Mentre Wong Kar-wai lavora alla post-produzione di Ashes of Time, contemporaneamente girava l'iconico Hong Kong Express, un film con ben altre ambizioni, ma che si rivelerà molto più fruttuoso e appagante sotto molti aspetti. Ashes of Time usa gli stilemi più classici del genere per raccontare le varie diramazioni sentimentali e gli scoppi di violenza improvvisi realizzati con mano esperta dal grande Sammo Hung. Nel 2008 fu presentata la famosa versione Redux di questo film, nata soprattutto per esigenze vitali. Le copie originali della vecchia versione si erano rovinate irreparabilmente
e la nuova versione, invece di allungare alcune scene, le dimezzava o le toglieva del tutto per cercare di dare un equilibrio ad un'opera che forse era perfetta proprio come era stata concepita in quegli anni. Nel voler inserire un ultimo film tra quelli da menzionare e dove troviamo alcuni dei punti memorabili della sua filmografia, ho scelto un film minore tra gli ultimi che Leslie Cheung ha interpretato, ma rimane comunque molto significativo sul piano emotivo e interpretativo. La storia di Double Tap narra di un campione di tiro al bersaglio che perde il controllo a seguito di un incidente. Totalmente sconvolto dall'avvenimento, Rick, il nome del protagonista, intraprenderà un cammino fatto di violenze ed uccisioni senza controllo. L'ispettore Mew, anch'essi grande esperto di tiro, gli sarà alle costole fino alla fine. La capacità di Leslie Cheung nel modulare la sua recitazione dall'inizio del film, dove il suo personaggio ancora non dimostra la sua instabilità e la completa manifestazione di questo disagio e che avverrà solo gradualmente, è strabiliante. Le varie sfumature emotive e la credibilità che Leslie riesce a infondere al suo Rick mentre si sta imbarcando in un viaggio senza ritorno sono degne di un grande attore. Il film avrà anche dei sequel, ma solo dal punto di vista di un personaggio in particolare, l'ispettore Mew, interpretato egregiamente da Alex Fong, tornerà a indagare in altri 2 film. Uno è il bellissimo One Night in Bangkok del 2004 e l'altro è Triple Tap del 2010, e tutti e 2 diretti sempre dallo stesso regista, Derek Hee. Questo che vedete accanto a me è un cretino che prova con mezzi di fortuna a replicare alcuni personaggi tratti dai film asiatici più famosi. Trovate, in questo caso è Leslie Cheung in Storie di fantasmi cinesi, e potete trovare questa o altre foto, grazie anche all'aiuto di mia moglie che mi dà una mano a realizzarle, sul mio Instagram, Ema Kotov. Trovate il link in descrizione in basso nel video, e dedico appunto questa foto, come l'intero video, chiaramente alla memoria di Leslie Cheung. Allora, grazie di aver seguito questo video. Se vi va potete recuperare i film che vi ho consigliato, o magari altri dei suoi 56 film che ha realizzato, per mantenere ancora più viva la sua memoria. Gli mandiamo un saluto dovunque gli sia, come dico spesso, per le personalità del cinema che ci hanno lasciato, in questo caso Leslie Cheung, e noi ci rivediamo sempre qui. Iscrivetevi se vi va. Ciao a tutti.